Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andremo a fare un tutorial, il tutorial di un ciondolo che ho creato più di un mese fa, circa un mese e mezzo fa, e che ho aspettato nel registrare il tutorial perché me lo sono riservato proprio per questa settimana di Natale. Lo trovavo più indicato. Allora, il ciondolo in questione è questo. È un mega ciondolo, come potete vedere, un Rivoli da 14 mm incastonato a peyote con le 11.0, le candy oval, dei biconi da 4 mm, delle perle da 3 mm, due misure di rocaille, le 11.0 e le 15.0. L'ho fatto anche in questa colorazione, che trovo veramente stupenda. E oggi invece l'andremo a fare con il rosso. Allora, io partirò già dal rivolo incastonato. Per quanto riguarda l'incastonatura con le 11.0, ve la metterò nell'info box. Io parlo per le principianti, per chi insomma non è esperta, quindi l'incastonatura la trovate nell'info box. E adesso andiamo a fare tutta la lavorazione intorno. Allora, per l'incastonatura avrete bisogno di 11.0 e 15.0, che poi serviranno anche per il lavoro intorno. Quindi per 11.0 e 15.0 metti a fuoco. Serviranno naturalmente le stesse rocaille anche per il lavoro intorno, un Rivoli da 14 mm, le candy oval, queste sono la misura 6x8, dei biconi da 4 mm e delle perle da 3 mm. Questo è tutto il materiale. Come filo andrò ad utilizzare un Farline da 0,15. Potete anche utilizzare un filo di nylon monofilamento o una misura in più, uno 0,18 0,17 per quanto riguarda il Farline. Naturalmente vi servirà anche un gancio per il ciondolo. Io userò questi che sono in argento tibetano color dorato. E questo è tutto il materiale che servirà per fare questi ciondoli. Sono bellissimi. Bene, io adesso mi preparo tutto e passiamo al tutorial. Io vi auguro un buon Natale. Per gli auguri di Capodanno ci risentiremo prossimamente. Spero che passiate delle buone feste. Un bacio a tutti, ciao! Una volta terminata l'incastonatura, portatevi ad uscire dalla rocaille centrale, vedete? Dove c'è la fila di 3, 11.0 e voi uscite da quella centrale. Ora mettete sul lago una 11, una candy oval e un'altra 11.0. Metti a fuoco. Saltiamo la prossima rocaille centrale che è questa e ci inseriamo in quella successiva e tirate il filo in questo modo. Di nuovo una 11, una candy oval e un'altra 11.0. Saltiamo la successiva, vedete che questa la dobbiamo saltare e ci andiamo ad inserire in quella dopo e tirate il filo
e noi dobbiamo continuare in questo modo fino alla fine. Terminato questo giro, portatevi ad uscire dalla candy oval. Ora mettete sull'ago, sempre foro basso naturalmente, mettete sull'ago una perla da 3 millimetri, sempre se riesco a prenderla, soltanto una perla da 3 millimetri, e vi dovete inserire nella prossima candy oval. Vedete? In questo modo. Di nuovo una perla da 3 millimetri e vi inserite nella prossima candy oval, sempre foro basso. Vedete? In questo modo. E dovete continuare così fino alla fine. E questo è il risultato. Ora uscite dalla prima perla che abbiamo inserito. Mettiamo sull'ago 4 15 0. Sono 4 15 0 e ci dobbiamo inserire nel foro superiore della prima candy oval che incontriamo. Di nuovo altre 4 15 0 e vi dovete inserire nella perla da 3 millimetri e tirate il filo. Vedete? Andremo a fare questa prima decorazione. Di nuovo 4 15 0 e ci inseriamo nel foro superiore della prossima candy oval, e questo lavoro noi lo dobbiamo fare per tutto il giro. Ed ecco qua. Ora portatevi ad uscire dal foro superiore di una candy, mettete sull'ago una 11, di nuovo una candy oval e un'altra 11 0 e ci inseriamo nella prossima candy, sempre nel foro superiore. Tirando bene il filo, mi raccomando. Le 15 0 portatele all'esterno. Di nuovo una 11, una candy oval e un'altra 11 0 e vi inserite nel foro superiore della prossima candy oval, in questo modo, e dovete continuare così fino alla fine. E questo è il risultato. Ricordate che le 15 0 devono stare sul davanti e le 11 0 dietro. Ora mettete sull'ago 5 15 0. Sono 4 5 15 0 e vi inserite nel foro superiore di una candy. E tirate bene il filo. Di nuovo altri 5 e ci dobbiamo inserire nella candy oval, questa in basso, e tirate bene il filo. Vedete? In questo modo. Di nuovo 5 15 0 e ci inseriamo nel foro superiore della candy che si trova più in alto. Di nuovo altri 5 e ci inseriamo nella candy oval che si trova più in basso, sempre nel foro alto, e tirate bene il filo. Questo deve essere il risultato e dovete continuare così fino alla fine.
Ed ecco qua il risultato. Allora vi spiego, vi ho fatto fare questa prima decorazione all'inizio perché altrimenti dopo vi sarebbe risultata più difficoltosa, però nulla toglie che potete farla anche successivamente dopo aver completato tutto il giro esterno, andate a fare la decorazione interna. Ora uscite dalle 15.0 su una candy oval, questa più in alto, più sporgente, e dovete mettere sul lago questa sequenza: 3 11 0, un bicono da 4 e 3 15 0. Portate tutto alla fine del filo, saltate le 15 0 e rientriamo solo nel bicono. Rimettiamo sul filo, sul nostro ago, altre 3 11 0 e dobbiamo rientrare nelle 15 0 in tutte e 5 che abbiamo inserito prima. Vedete? Date bene il filo, questo deve essere il risultato. Quindi dobbiamo fare questo lavoro su tutte le candy oval sporgenti. Ora rientriamo di nuovo nelle 5 15 0, nella candy oval di nuovo questa, e poi dobbiamo risalire di nuovo attraverso le 5 15 0 e dobbiamo rimettere la stessa sequenza sul lago: 3 11, un bicono da 4 mm e 3 15 0, 3 11, un bicono da 4 e 3 15 0. Portiamo tutto alla fine del filo, dobbiamo saltare le 15 0 e rientrare soltanto nel bicono. Tirate bene il filo, mi raccomando. Ora rimettiamo sul lago altre 3 11 0 e dovete rientrare nelle 15 0, queste a fianco alla candy. Vedete, questo deve essere il risultato e dovete continuare così fino alla fine. Ed ecco qua il nostro fiocco, come vedete è finito. Io adesso andrò a fare un cappietto per agganciare il gancio, questo è il retro, il modulo si presenta bello rigido e compatto ed è molto semplice da fare. Allora io adesso vado a mettere sul lago una 11, un bicono da 4 e 2 11, vado ad inserirmi nel gancio e rimetto di nuovo sul lago 2 11, un altro bicono da 4 e un'altra 11 0 e mi aggancio alla 15 0, questa centrale del picot che si trova sul bicono, vedete, in questo modo. Ora vado a ripassare un attimo per stringere bene e il nostro lavoro è terminato. E questo è il nostro fiocco che è terminato. Queste sono le altre colorazioni. Come avete visto è semplicissimo da fare ed è un bel ciondolo grande, veramente bello. Questo è il mio colore preferito.
Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Chi non si è ancora iscritto al canale si iscriva, attivi la campanella così resta sempre aggiornati su nuovi video. Io vi rinnovo di nuovo gli auguri di un buon Natale, fate delle buone feste, delle serene feste in famiglia e ci risentiamo molto presto. Auguri a tutti, ciao!